Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Qui stiamo proprio smontando le montagne. Facevano andare Mometto, la montagna, montagna da Mometto, non so, così. Sotto la capra la calpa campa. Cioè, vabbè, insomma, sto così, sto così, sto così. Allora, ragazze mie e ragazzi, abbiamo pubblicato il podcast Magia Pratica. Bene, ok, quel podcast lo dovete imparare a memoria, meglio di come lo so io, ok? Perché lì vi ho fatto un compendio di un approccio che è molto più funzionale alla vita, alla vita. Tutto quello che vi ho fatto studiare fino adesso, e mi auguro che le ragazze nuove e i ragazzi nuovi stiano studiando. Allora vi invito a partire dalla playlist Risvegliare la coscienza e poi l'arte del vivere per andare a praticare l'arte di una creazione consapevole della vostra realtà, l'arte sciamanica, l'arte di creare veramente partendo dal presupposto che siete maghi, però dovete saperlo. Come lo sapete? Studiando. Studiando e facendo pratica, studiando e facendo pratica. Allora, l'approccio che abbiamo sempre dato alla vita, anche quello che vi ho fatto studiare in tutti quei podcast, i miei podcast, è un approccio funzionale alla creazione di una realtà di successo. Questo podcast Magia Pratica perché è diverso? È diverso ma uguale. Perché diciamo che quello che manca al nostro approccio alla vita è la poesia, è la bellezza. Come diceva Dostoevsky, la bellezza cambierà il mondo. La bellezza è vedere veramente la natura che ti incarna. La natura che ti incarna è bellissima. La natura è bellezza. Tu sei bellezza. Perché non lo vedi? Perché come non l'abbiamo visto tutti, non l'abbiamo visto. Perché non lo vedi? Perché ci approcciamo alla realtà con una forma mentis che ha a che fare con la morale in cui ci troviamo dentro, invischiati, no? Ok, la morale in cui ci troviamo adesso è una morale corrotta. Perché vi dico sempre morale corrotta? Corrotta da cosa? Corrotta da un approccio iperrazionale della realtà. E l'approccio iperrazionale della realtà esclude completamente la parte in ombra, che è la parte lunare, la parte animica. L'anima non si vede, l'anima non si vede. E quindi l'approccio iperrazionalistico basato sulla è giusto tutto ciò che si vede, è un approccio monco, manca un pezzo. L'approccio mentale iperrazionalistico è un approccio monco dove manca un pezzo e ti fa sentire sempre inadeguato. Quando riunisci i pezzi, visibile e invisibile, allora ti senti potente. L'invisibile è l'anima, il visibile è la realtà 3D. La realtà 3D si genera da qualche parte, non è caos. La realtà 3D si genera dalla parte invisibile. Allora quando diventi sferico, come diceva Platone, quando l'uomo ritorna alle sue origini sentendosi di nuovo come egli è, cioè sferico, parte maschile e parte femminile, maschile in luce, femminile in ombra, e che non si vede, allora diventa potente. Ha il dominio su tutte le cose. Allora si allea al Dio, inizia a vivere con gli dei. Cosa sono gli dei? Le forze, le tue emozioni. Le tue emozioni sono dei, perché quando il corpo muore le emozioni rimangono, sono immortali. E gli antichi chiamavano tutte queste forze dei. E quindi l'approccio alla bellezza è proprio l'approccio a ciò che non si vede, l'approccio all'anima, l'approccio alla poesia. Tornare a dare il sacro a tutte le cose, lo può fare solo l'uomo. Come diceva anche Steiner o Steiner, come lo vogliate chiamare, il padre dell'antroposofia, il compito dell'uomo è quello di
spiritualizzare la materia, materializzazione dello spirito. Come si fa? Approcciando tutto in modo sacro. Ed è questo quello su cui punto l'attenzione in questo video Magia Pratica, ma non solo. Quando in quel video vi spiego come praticare l'emozione, essendo l'emozione un Dio, se tu ti allei al Dio, allora diventi mago consapevole. Se tu non ti allei al Dio, continui ad essere vittima. E vi siete incarnati, ci siamo incarnati centinaia, migliaia di volte affinché capissimo questo. Questa è la chiave di volta, ragazze e ragazzi, questa è. Le emozioni sono dei, se ti allei all'emozione diventi un Dio pure tu, consapevole, perché lo sei già. Il problema è rendersi consapevoli, esserne consapevoli, alleandosi al Dio. Quindi alleandosi, dominare tutte le forze della natura. Cosa vuol dire dominare? Non è dominare, dominare non è la parola giusta, perché anche il dominio è iperrazionale. È allearsi al Dio, ecco. Se tu ti allei al Dio, cioè alle tue emozioni, la tua vita diventa poesia, diventa un capolavoro. Perché come te la racconti, come te le racconti le cose, se tu ti racconti che ti racconti una certa realtà che ti rende insoddisfatta, cioè come se, come vi dico, come vi ho detto anche in quel video, è come ci raccontiamo le cose che crea la realtà. Allora, tutti abbiamo avuto dei problemi, vabbè, tutti abbiamo dei problemi, abbiamo avuto dei problemi. Beh, il problema arriva per essere superato. Il problema è qualcosa che ti permette di superarti, di allargarti, di potenziarti. Bene, non dobbiamo pensare al passato in qualità di vittime quando pensiamo al nostro passato, no? No, dobbiamo cambiare forma mentis, dobbiamo cambiare mente. Quando ci sentiamo vittime stiamo pensando secondo la mente razionale, la mente non poetica, la mente non sovramente, come la chiama la scienza esoterica, la mente causale, la sede dell'anima o mente poetica. Quando capiamo che ci siamo incarnati in una determinata famiglia, in un determinato contesto storico, ci sono successe determinate cose e sono volute dal karma per superarti, per farti andare oltre i tuoi limiti e per espanderti, quindi sono volute per il tuo bene, cambia tutto. Cambia tutto. Perché come guardi tu le cose che cambia la realtà. Adesso ce lo spiega pure la fisica quantistica, no? È l'occhio dell'osservatore che cambia il risultato. E quindi tutti gli eventi non hanno una causa, hanno un fine. Il fine è quello di farti superare. E più bellezza, più poesia. Quindi dare credito alla parte oscura, la parte in ombra, che poi la parte in ombra, come vi dico sempre, è il regno di Ade, degli inferi, ma inferi non inteso in senso negativo, inferi inteso come ciò che non si vede laddove sono nascosti i più grandi tesori dell'umanità e di te stesso. Non a caso qua stiamo facendo proprio scuola iniziatica perché stiamo andando a svelare delle verità esoteriche. Come vi ho spiegato, non so se in un post su YouTube 2 anni fa, non mi ricordo dove ve l'ho messa questa cosa, ve l'ho detto in qualche podcast, la differenza tra esoterico e esoterico. Esoterico è ciò che non si vede, ciò che è nascosto. Esoterico è ciò che si vede, ciò che è dato a tutti sapere, no? Così come anche il cristianesimo, il buddismo e tutte le religioni hanno una parte esoterica, cioè quello che viene detto alle persone, quello che si vede, quello che viene raccontato all'esterno, e una parte esoterica che non viene raccontata perché era per pochi iniziati. Ora noi ci stiamo svelando alla realtà, alla verità esoterica, che era per pochi iniziati, ma adesso piano piano tutti risvegliati vanno incontro a questa verità esoterica. La verità esoterica qual è? Quella che ci lavoriamo sempre, che le emozioni sono dei, lo diciamo in modo più poetico, che poi è la verità, che tu hai il potere nelle mani, il potere di cambiare le cose. Quando inizi a dire di sì, come vi ho detto nel video Magia Pratica, quando inizi a dire di sì al karma, inizi a fermare i venti del karma.
Quindi c'è un karma che finisce finalmente dopo tante vite che ci stai provando e inizia una nuova vita. Come diceva anche Gesù a Nicodemo, se non sbaglio, dovete nascere 2 volte, dovete nascere una seconda volta, perché avete avuto la vita, una prima vita dove avete subito il karma, perché il karma inizialmente deve essere subito, va subito, e poi una seconda vita dove tu inizi a fermare i venti del karma e a creare consapevolmente. Quindi questo è lo step, va bene? E l'approccio e questo approccio è, a mio avviso, quello più straordinario che ci possa essere, perché cambia proprio la visione delle cose, cioè cambia proprio tutto. Quando tu fermi poi i venti del karma, non arriva più il karma che stavi cercando di evolvere da tante vite. E inizi a creare tu. Creare tu. Quindi, ragazze mie e ragazzi, studiate, mi raccomando, studiate. E per le tantissime ragazze che mi stanno chiedendo le consulenze, io consulenze ne faccio una ogni tanto, 2 ogni tanto, 3 va ogni tanto. E non è il mio scopo è quello di passarvi le informazioni evolutive per il risveglio della vostra coscienza e quindi il lavoro per il canale mi assorbe completamente, però ogni tanto le faccio quando ho tempo e energia disponibile. Però io mi auguro una cosa. Io mi auguro una cosa. Mi chiedete una consulenza, però dovete studiare. Che voi studiate. Che voi studiate. Perché dovete studiare. Io mi sprattico a farvi quei podcast, a cercare di passare informazioni più semplici, in modo più semplice possibile e mi auguro veramente che voi studiate. Perché quando poi studiate le cose veramente cambiano. Lo sanno le nostre veterane che lo studio perché vi dà la consapevolezza, è la consapevolezza che cambia le cose. Mi spiego, è la consapevolezza che cambia le cose e cambia anche le vostre richieste. Anche le vostre richieste cambiano quando iniziate a studiare. Però è giusto che ognuna faccia il proprio percorso perché ognuna di voi, io parlo a un collettivo grandissimo, quindi ognuna di voi ha livelli di coscienza differenti, aventi tutti la stessa dignità di esistere. Va bene? Quindi siamo una grandissima comunità, una grandissima famiglia in tutto il mondo, quindi questo è straordinario, significa che veramente il risveglio è al galoppo, Madre Terra è al galoppo e quindi tutti i vostri successi, anche quelli che fate in solitaria, no? Quelli che molte di voi mi scrivete, state magari sul cucuzzolo delle montagne, non lo so, tantissime di voi che si trovano in America Latina, altre in Giappone, qualcosa di meraviglioso, Svizzera, Germania, Inghilterra, Spagna. Guarda, siamo una comunità in tutto il mondo straordinaria e i progressi che fate, le illuminazioni che avete anche in un solo istante, in un solo attimo, crea delle forme pensiero straordinarie che si vanno ad aggregare ad altre forme pensiero di realizzazione della coscienza, aiutando tutte le persone che sono sullo stesso percorso, aiutando Madre Terra anche nel suo processo evolutivo. Quindi siamo straordinariamente forti, enormi, grandissime, grandissimi. Ragazze mie, studiate, io ve lo ripeto, studiate tutti i libri che vi posto, c'è una sezione sul mio profilo Instagram dove vi metto tutti gli aggiornamenti quotidiani, Taromantic 21 è il mio profilo Instagram, lo trovate sotto l'info box in descrizione, dove c'è una sezione nelle storie in evidenza con scritto libri. Là ci sono tutti i libri che vi ho messo, più nei miei podcast sono dei compendi di ciò che ho praticato nella mia vita grazie agli insegnamenti che ho appreso dai libri e dalla vita stessa, dal lavoro su me stessa, quindi c'è un bel po' di cose da fare, ragazzi. Diciamo che non vi annoiate, ecco, non vi annoiate. E cosa fanno i tarocchi? I tarocchi leggono il karma individuale e collettivo e la direzione che stanno prendendo i tuoi pensieri, le tue credenze in base a quel karma. Quindi il futuro
non è prestabilito, non c'è nessuna realtà oggettiva. Si può vedere un karma e un probabile futuro nella misura in cui tu puoi adempiere ai doni del karma oppure fare rimandato a settembre, diciamo. Tutte noi siamo rimandati a settembre da vite intere, però diciamo che qualcuno sta passando gli esami di Stato. Ecco, così. Diciamo che, come vi ho detto anche nel video Magia Pratica, il karma è proprio la scuola dell'obbligo. Finita la scuola dell'obbligo, possiamo andare alle altre scuole, dove comunque c'è una certa libertà. Ecco. Il vostro libero arbitrio sta nello scegliere se dire di sì o continuare a dire di no. Allora diciamo di sì. Sì, lo voglio. Perché qua, pionieri del nuovo tempo, alla fine del Kali Yuga, il periodo più nero dell'umanità, siamo i pionieri del nuovo tempo, siamo noi che stiamo mettendo le basi per le generazioni future, ma soprattutto non per le generazioni future soltanto, per noi stessi adesso, perché la quinta dimensione, quella a cui stiamo andando, è una dimensione di coscienza. La puoi vivere adesso qui tu, la dimensione di coscienza, la quinta dimensione. È uno stato di coscienza. Non è che cambia l'albero che c'hai di fronte a casa quando c'è la quinta dimensione. L'albero diventa uguale, ma tu inizi a vedere l'albero vivo, vedi la linfa che sale e scende, cioè questa è la quinta dimensione, è già tutto qui. È già tutto qui. Noi dobbiamo togliere i veli, i buddisti la chiamano citta maya, cioè i veli dell'illusione, della separazione. Ma è tutto già qui, il paradiso è qui. Noi stiamo spraticandoci a togliere i veli dell'illusione, della mente. Ok. Quindi, ragazze mie, studiate e ragazzi, detto questo, oggi vi faccio scegliere un mazzo di oracoli. E ovviamente per le ragazze nuove, lo dico per chi non ha mai avuto contatti con tarocchi interattivi, io sotto metto la timeline di ogni mazzo per chi volesse sceglierne uno o più di uno, altrimenti potete sentirli anche tutti e tre. Ovviamente c'è un messaggio sempre per voi, se vi attira uno piuttosto che un altro, lo dico soprattutto per le ragazze nuove che mi scrivete che la prima volta avete guardato tarocchi interattivi, siete arrivati al mio canale così per un podcast e poi vi siete appassionati di questo gioco meraviglioso. Ok. E che altro vi stavo dicendo? Ok, questi sono i tarocchi, scusami, gli oracoli degli archetipi, gli oracoli dell'amore. Amore inteso, perché ho messo gli oracoli dell'amore che vale anche per il lavoro e tutto? Perché tutto è amore. Tutto è amore. Questo canale si chiama Taromantic, Taromantic. Tutto è amore. E come ci insegna il mito di amore e psiche, tutto ciò che ti spinge a riprovarci, a riprovarci, a riprovarci, a provarci in questa incarnazione, mi rincarno, sei spinta dalla fede di amore, che tu non lo vedi, e il tuo scopo è quello di ritrovare l'amante perduto, l'amore perduto, che poi scoprirai alla fine, come scopre alla fine Psiche, che non ha mai perduto quell'amore, perché chi spinge ad affrontare le prove è sempre l'amore. Quindi anche i tuoi talenti sono la riscoperta di amore, ecco perché ho messo gli oracoli dell'amore, talenti che manifesti nel lavoro, nelle tue attività, nella tua vita. Ok. E poi abbiamo l'oracolo dello sciamano. Quindi ragazze mie, ragazzi, lasciatevi ispirare, settimana che va dal 3 al 9 giugno, con questo 6 giugno, 6 giugno di luna nuova. Mi raccomando, fatevi questo regalo di studiare nella luna nuova, studiate. E sto diventando una rompipalle, scusate, con mia madre, guarda, veramente. Da quando odiavo che mi diceva studiate, studia, adesso è fondamentale che io lo dica. Bene. E quindi, ragazzi miei, ragazzi, dai, partiamo dal primo mazzo, andiamo ad analizzare un po' di tutto. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo questa settimana dal 3 al 9 giugno quali sono i messaggi principali del tuo sé superiore, del tuo sposo celeste, del tuo amante, il tuo grande amante, il tuo sé superiore, per affrontare al meglio i venti del karma e andare incontro alla missione della tua anima. Allora, carta principale.
Carta principale, qual è il messaggio, qual è l'archetipo con il quale avremo a che fare in questa settimana, in tutti gli ambiti, Qual è l'archetipo? Voilà, vediamo un po'. Riscattadora, avrai un riscatto. Cos'è il riscatto? Ti guadagni qualcosa per il grande lavoro svolto. Apporta forza e appoggio alle persone in crisi, attua per amore senza sperare nessuna ricompensa in cambio. Allora, mi arriva che avrete dei riscatti. Dei riscatti è come se hai dato molto, e hai dato molto, qua se c'erano delle crisi, se hai passato un momento di crisi, o puoi passare un momento di crisi, ci sarà un riscatto, cioè un guadagno emozionale, ti vedo magari sollevata da alcune questioni che ti hanno premuto a livello emozionale. E qua mi dice anche che avrai l'appoggio di alcune persone importanti in questa settimana, o una o più persone importanti che non vogliono nulla in cambio, ma ti danno a te per quella fantastica forza chiamata amore. Chi dà? L'amore è darsi, la natura è darsi, la natura si dà incessantemente, producendo bellezza. Quindi è come se qua arrivassero anche delle persone nella tua vita in questa settimana che si danno a te, magari perché stai vivendo un momento particolare, oppure sei tu questa stessa energia, perché se la tiri all'esterno è un'energia che gravita dentro di te, che ti farà proprio piacere, ti ingloberà d'amore nel fare per, nell'essere al servizio della causa chiamata amore, che ti ricompensa ogni volta che tu dai a qualcuno. Ok, bellissima energia, Andiamo a vedere, mettiamoci un altro oracolo di Sefirion qua sopra, mettiamoci un Angelion. E senza enigma non cercare con la mente, il mistero risolve. Allora, abbiamo fatto un bell'intro sulla mente. Ci sono cose che la tua mente vuole sapere, perché la tua mente vuole analizzare, vuole mantenere un controllo, la mente, sulle cose, no? Vuole controllare, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, l'incontenibile, l'incontrollabile. La mente vuole contenere l'emozione è un Dio e la mente è mortale, la mente razionale. Quindi un mortale, la mente razionale, non può contenere un Dio. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, ogni emozione deve essere integrata affinché si crei una crepa nella diga della mente, affinché tu ti possa sentire in contatto poi con l'infinito. Ok. In questa settimana la tua mente vorrà controllare delle cose, sapere delle cose, perché ti può agitare la mente perché vuole sentire delle cose, vuole avere le risposte ad alcune cose. Questo è il karma di questa settimana. Non cercare con la mente. Devi dire al mistero rispetto a delle questioni: io mi affido a te, io mi affido a te, io ho fede in te. Al mistero devi dire: io ho fede in te, io mi affido a te. Va bene? Non cercare con la mente razionale, ma devi affidarti alla mente sovramente, alla mente poetica, alla mente causale. Ok. Questo è il karma di questa settimana. Facendo questo vieni riscattato a livello emozionale. Il dio del mistero ti si penetrerà in te affinché tu possa sentirti uno con il tutto. Ok. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi in merito. In linea generale, cosa ci dicono i tarocchi in merito in linea generale per questa settimana? Aspettate, qua stanno tutte al contrario, io non leggo i tarocchi al contrario, le ho battute al contrario, va bene, le gireremo, dai, va bene, appena escono le giro, dai, ok, perché io non leggo i tarocchi al contrario. Ok, vediamo. Allora, eventi in questa settimana. Cosa accade in questa settimana? 4 di bastoni, il Papa,
il 9 di bastoni. Allora, qua mi dicono che in questa settimana ci sono faccende riguardanti delle tue responsabilità, casa, famiglia, lavoro. Ti vedo impegnata o impegnato in queste faccende riguardanti la casa, famiglia, lavoro, tue responsabilità. Queste tue responsabilità alla fine ti possono stancare un po' in questa settimana, ti dicono riposati, non ti preoccupare perché sta andando tutto bene. Perché ci sono delle responsabilità importanti che hai in questa settimana, può essere lavoro, denaro, carriera, oppure può essere anche una convivenza con qualcuno dove ci sono magari divergenze di opinioni. mm? Vedi un po' dove ti risuona. Ricordati di fare questo approccio qui che ti ho detto. Va bene, vediamone un'altra, due altre. 10 di coppe, si parla di famiglia. E il diavolo. Ci sono delle questioni riguardanti la famiglia in questa settimana, o delle tue responsabilità che ti vedono un po' stanca o stanco. Magari differenze di opinioni, divergenze di opinioni tra te e qualcun altro all'interno della famiglia ti vedono un po' stanca o un po' stanco, però io ti dico che tu otterrai quello per cui stai chiedendo. Mi parlano di famiglia, mi parlano di casa, mi parlano di lavoro. Vediamo un po' che energia porta il diavolo. E infatti la torre, ci può essere una discussione in famiglia riguardo a delle questioni, o in famiglia o in casa, qualcuno che la pensa in modo diverso da te, famiglia, casa, ok? Anche c'è una persona che la pensa in modo diverso da te in questa settimana, che ti vede un po' sulla difensiva, una persona che vuole ottenere qualcosa con delle cose che ti dice, e ti dicono rilassati, non ti preoccupare, se succede qualcosa, famiglia, casa in questa settimana o responsabilità, se succede qualcosa in questa settimana ti dicono questo è il karma, ci può essere una rottura di schemi, anche una litigata perché una persona la pensa in modo diverso da te, qualcosa di questa natura qua. Ti dicono non ti preoccupare, il mistero risolve, non cercare con la mente, questo è un karma che arriva affinché tu faccia cosa? Affinché tu ti affidi al mistero di quello che può accadere, al Dio. Io mi affido a te. Perché devi fare così? Perché c'è anche il Papa qua in mezzo. È un karma, una lezione spirituale quello che succede in questa settimana. Vediamo al positivo, energia positiva. Energia positiva agli amanti. Qua c'è il paggio di denari. Vediamo un po' perché gli amanti, come ti dico, l'asso di denari. Mi dicono che c'è un'opportunità o nuova di lavoro in questa settimana, si rompe qualcosa in un'altra opportunità, in un'altra situazione lavorativa e c'è un'altra opportunità. Oppure in amore c'è un'opportunità in questa settimana da parte di una persona che ti parla. Può essere una persona che ha rotto una relazione stabile, o puoi essere tu che scegli di rompere qualcosa che non funziona per andare incontro a questa opportunità. Vediamo la carta, poi adesso ci analizziamo l'amore comunque. Vediamo carta negativa, 2 di bastoni. Può darsi che in quello che succede in questa settimana non sai cosa pensare e che scelta prendere. Il mistero risolve, ricordati. C'è qualcosa dietro l'angolo per te che ha a che fare con qualcosa che si rompe in questa settimana funzionale a un tuo karma, al tuo destino. Mi può parlare di famiglia, di amore o di stabilità. Questioni riguardanti la stabilità. Ti dicono il mistero risolve, c'è un riscatto dietro l'angolo per te. Va bene? Che energia ha il Papa nei tuoi confronti? 8 di bastoni, c'è qualcuno che ti parla, sì. È una persona, qua c'è il 7 di spade, probabilmente una persona che non ti ha parlato prima e viene a farti una conversazione molto importante, che ti vede un po' sulla difensiva, o per risolvere una questione legata alla famiglia o una questione legata al lavoro. C'è questa opportunità qua per te, anche se ti vede un po' sulla difensiva. Che c'è dopo il 9 di bastoni? Il re di bastoni. Qua c'è una persona che ti convince. Mi può parlare o d'amore
Oppure una persona, adesso lo vediamo l'amore però, c'è una persona che ti convince, una persona che mette sforzo e impegno nel farti comprendere alcune cose, anche se all'inizio non sai cosa pensare, però qua con l'asso di denari mi dicono che c'è un'opportunità in concreto. Ripeto, mi può parlare di famiglia, di denaro, di lavoro, perché c'è un po' una mezcla, si dice in spagnolo. Vediamo un po' cosa ti dice, adesso analizziamo l'amore, l'ultima carta di queste. Il pensatore, l'osservatore, vedi qua ti vedo pensare e rigenerazione. Una cosa che succede in questa settimana che ha a che fare con una rottura, una distruzione, un qualcosa che porta in essere qualcos'altro, che avviene come misura karmica, ti vede pensare. All'inizio può essere un po' pensativa, può essere un po'... dici che faccio adesso, che decisione prendo? Alla fine c'è una rigenerazione però, dietro l'angolo, eh? Mm. Mi può parlare anche di un nuovo amore che arriva, oppure di un amore che tu non sai cosa pensare, c'è una persona che ti vuole parlare a tutti i costi, tu stai un po' sulla difensiva, magari è successo qualcosa in passato riguardante la famiglia o problemi familiari che hai avuto o tu o questa persona, qualcosa si risolve a tuo favore, è dietro l'angolo la cosa però, magari se non succede in questa settimana, perché mi sono uscite due carte un po' di blocco prima, 8-10 giorni, ok? Mm. Ok, ragazze mie ragazzi, adesso ci analizziamo l'amore. Allora, ragazze mie ragazzi, tenendo a mente questo, ok, rescattadora, andiamo a vedere con la Mistero Risolve. Vediamo in amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo in questa settimana cosa accade. Vediamo la tua energia amorosa qui, l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare, quello che succede alla fine in questi giorni. In amore per te, la tua energia in amore in questi giorni. Vediamo. Cavaliere di denari, gli amanti, 8 di denari. Allora ti dico, qua io vedo da parte tua un'energia molto impegnata dal punto di vista lavorativo in questa settimana. E vedo energia, c'è l'energia di un'energia un po' più lenta di natura lavorativa, e che mi parla del fatto che ci può essere, o sei tu molto impegnata sul profilo lavorativo, dai un po' meno spazio all'amore, o c'è qualcun altro, una tua persona di interesse impegnata sul profilo lavorativo in questa settimana. E vedo che una situazione d'amore poteva andare un po' più lenta, o può andare un po' più lenta per problemi, per motivi lavorativi. Fammi vedere un po' l'otto di denari, asso di spade, però ti dico anche un'altra cosa. Se la situazione era questa, che la situazione andava lenta per motivi lavorativi, o tu o la tua persona di interesse, se c'è una persona di interesse, andava lenta per questioni lavorative, qua riceverai comunicazioni. Quindi se è già una persona di interesse, la situazione andava lenta per motivi di lavoro, io ti dico questa persona ti parlerà perché vuole far funzionare le cose tra te e lui o tra te e lei. Ti parlerà, c'è un asso di spade, assolutamente. Se invece non c'è nessuno, io vedo che qua arriva una persona, forse una persona che conosci sul posto di lavoro, o comunque lavorate insieme, o state facendo dei progetti insieme, comunque arriva una persona, asso di spade, mi parla di un'opportunità in amore che ci sarà in questa settimana. E tale opportunità ha del potenziale importante. Ok. Vediamo un po' la tua persona di interesse, se c'è, o la persona che può arrivare. Qual è l'energia della persona dell'altro fuori da te? L'energia della tua persona di interesse nei tuoi confronti. La morte. Paggio di spade. 10 di denari. Qua c'è una persona che vuole un incontro insieme a te. Una persona che probabilmente ti osserva alla distanza. Ti osserva alla distanza, vuole un incontro con te, 10 di denari. Una persona che pensa prima di agire. Mi parlano comunque sia che ci può essere per alcuni di voi una scelta da fare da parte tua o da parte di questa persona, perché magari c'è potuta essere un'altra persona in mezzo, ok? Però l'energia di questa persona è proprio la scelta nei tuoi confronti, vuole un incontro insieme a te. Fammi vedere che energia porta il 10 denari.
Asso di coppe, assolutamente. Mi dicono chiaro che se c'erano un'altra persona in mezzo da parte tua, da parte di questa persona, non c'è più. Asso di coppe, questa è una persona che vuole un incontro con te per darti amore, vedi? L'asso fa specchio con l'asso, vuole impegnarsi entrambi, io credo che vogliate impegnarvi in un incontro insieme a darvi stabilità. Se dovete fare una scelta d'amore, qua viene fatta in funzione dell'amore, per tutti e due. Se è una persona nuova, vedo che è una persona che può lavorare insieme a te o essere o facenti parte del tuo circolo vicino. Facenti parte o anche amico di famiglia o facenti parte del tuo circolo vicino, una persona che ti osserva e ti proporrà qualcosa che ha a che fare con l'amore, tu ricevi queste comunicazioni. Oppure una persona che ha chiuso un'altra relazione e si appresta a te. Vediamo cosa succede alla fine tra tutti e due. 4 di coppe, l'imperatrice, 5 di spade. Questa è una persona che si avvicina a te e allora io vedo che se c'è una persona di interesse inizialmente il fatto che stava andando lenta la cosa, il fatto che non arrivava un cambio, qua c'è un'energia di demotivazione da parte tua o da parte di questa persona. Io vedo qua con l'imperatrice tu hai successo pieno in questi giorni. Il 5 di spade mi parla di un po' di tensione che ci può essere rispetto a qualcosa. Vediamo perché il 5 di spade. 8 di bastoni, ricevi comunicazioni secondo me dopo un po' dopo tempo che aspettavi, credo. Allora, oppure risolvete delle questioni di tensione che ci sono state tra te e questa persona e vedo che con l'8 di bastoni c'è movimento, energia e movimento, si risolvono delle questioni legate o alla famiglia o al denaro o al lavoro, si risolvono queste questioni e vedo che tu hai la meglio. Quindi, ricapitolando una cosa, se c'era un'altra persona in mezzo, sei tu che hai la meglio. Va bene? È come se tu hai la meglio, qui le comunicazioni fluiscono e c'è una grossa opportunità d'amore fra entrambi. Se è una persona nuova, io vedo che questa è una persona che tu metterai alla prova, è una persona che ti osserva tanto, una persona per la quale sei un'imperatrice, anche se sei uomo. Questa persona poteva avere un po' di tensione ad avvicinarsi a te, però si avvicina facendoti delle comunicazioni. Ok, vediamo energia positiva per te, in amore. Re di denari, questa è una persona che vuole costruire insieme, è una persona affidabile, una persona di tutto rispetto. Energia positiva e re di denari mi dice che si avvicina a te in questa settimana una persona che vuole impegnarsi a far funzionare le cose, ti parlerà in quanto tale. Una persona di tutto rispetto, una persona stimata, stimabile, sì, assolutamente sì, vuole fare seriamente, questo mi dicono. Vediamo un po' energia negativa. Il 2 di bastoni, può essere che tu non sai cosa pensare di questa persona oppure ci può essere una distanza tra te e questa persona, una distanza geografica, però io vedo che le questioni si sistemano, ricordati il mistero risolve, ricevi un riscatto, ok, in questa settimana anche a livello amoroso. Perché il 2 di bastoni? Al blocco. 8 di spade, ci può essere che ti senti un po' che faccio adesso con questa persona? Ci può essere un po' di tensione in merito o per una distanza o per la scelta che tu puoi fare. Che faccio? Io vedo che poi l'energia fluisce qua da entrambe le parti. Qua abbiamo forti segni del Capricorno, Vergine, Toro, Gemelli, questi sono e Scorpione, i segni marcati, però ovviamente vale per tutte voi, no? Ok, io dico i segni per magari avete la Venere, avete la Luna o l'altra persona l'ascendente, ok. Vediamo cosa ti dice l'oracolo in merito. Il pensatore, essere imparziali, l'isola del tesoro, sì, qua farai una scoperta molto bella che ti vedo pensare qua, no? Energia un po' ti vedo un po' sulle tue, essere imparziali, qua parla della giustizia divina, una persona che fa la scelta giusta nei tuoi confronti e l'isola del tesoro farai questa scoperta che non ti aspettavi. L'isola del tesoro mi parla anche di qualcosa che è in gestazione, che va un po' più lento, no? C'è la tartarughina col tesoro sopra. Se è una persona nuova, per esempio, io qua vedo che col tempo farai una piacevole scoperta, ma così pure ricordiamo che c'era essenza, enigma, non cercare con la mente il mistero risolve. È come se ricevi anche un riscatto rispetto alla tua autostima, ti sentirai amata o amato. E qua c'è una piacevole scoperta che farai, d'accordo? In amore. Ok.
Quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi faccio grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo di oracoli. Andiamo a vedere quali sono i messaggi di questa settimana. Allora, vediamo prima in linea generale, poi ci analizziamo l'amore. Allora, i messaggi di questa settimana. Bugie, maggio. Sono state dette delle bugie, qualcuno si toglie le maschere. Qualcuno si toglie la maschera in questa settimana. Sì. Mi dice che cos'è la maschera? È un falso io, un falso Dio, mi verrebbe da dire. Ok. Quindi questa è la settimana in cui ci si allontana da sia situazioni che mentono. Chi è che mente? La tua mente razionale mente. Quindi tu toglierai le maschere della tua mente razionale andando dritto all'essenza delle cose in questa settimana. E mi viene da dire anche che c'è qualcuno che si toglie delle maschere in questa settimana. Mm. Vediamo un po' di che si tratta. Vediamo un po' di che si tratta. In linea generale, vediamo un po' di che si tratta in linea generale. Riceverai la verità di qualcosa, vediamo un po'. Cosa succede in questa settimana? 7 di denari, 9 di bastoni. Ah, re di bastoni. Stavi attendendo qualcosa da un po'. 7 di denari, 9 di bastoni, mi parla di attesa, di stanchezza. Re di bastoni, io qua vedo una persona che ti parla in questa settimana, ti parla rispetto a un'attesa che stavi avendo. Io credo che sia o per motivi di denaro, di lavoro, qualcuno che si fa avanti, ti parla, vedo una persona che agisce rispetto a un'attesa che stavi vivendo. Stiamo parlando in linea generale, quindi con questi denari mi fa prefigurare anche il lavoro o cose relative a questo in ambiti che sono altro dall'amore. L'attesa è finita, mi viene da dire. Vediamo due altre. Sì, l'attesa è finita. Il mondo. Assolutamente, ricevi comunicazioni che riguardano le comunicazioni su internet, email o viaggi, spostamenti, comunicazioni via mail o telefono, WhatsApp, sono ben aspettate. Quindi ricevi comunicazioni che stavi aspettando da un po', che ti vedevo un po' stanca su questo, stanco, in ambito io credo lavorativo o le circostanze che hanno a che fare con altro dalla sfera emozionale, va bene? Quindi riceverai la verità, la tua mente razionale ti ha potuto raccontare bugie rispetto a questa attesa, facendoti stare un po' sulla difensiva. Ricevi comunicazioni da parte di questa persona qui. Si sbloccano cose che erano ferme, si sbloccano questioni che erano ferme o che stavi aspettando comunicazioni di varia natura, mi arriva. Vediamo energia positiva per te. Energia positiva alla papessa, saprai che direzione prendere lasciandoti guidare dalla tua intuizione. Grande considerazione di te in ambito lavorativo, se hai un posto di lavoro, grande considerazione di te hanno, va bene? O avrà questa persona. La papessa positivo mi parla anche del tuo valutare le cose con la giusta intuizione, nel saper prendere decisioni giuste, perché la papessa è colei che ha un alto potere spirituale anche di prendere giuste decisioni. Saprai valutare bene con la tua intuizione ciò che devi fare. Vediamo carta negativa, re di spade. Probabilmente c'era una situazione di silenzio con qualcuno in ambito, ripeto, non mi stanno parlando nello specifico d'amore qua, e c'era una situazione di silenzio o una persona che non te l'ha fatta facile. Io vedo che anziché utilizzare la tua mente razionale ti farai guidare dalla tua intuizione nel prendere decisioni rispetto a queste comunicazioni a tuo favore che arrivano. Va bene? Ok. Voglio vedere un'altra cosa. Che energia porta il re di bastoni?
il 4 di spade. Io vedo che le comunicazioni che arriveranno da parte di questa persona tu le valuterai con la tua intuizione, e soprattutto situazioni che erano ferme mi riconfermano che si sbloccano. Che energia porta l'8 di bastoni? Della luna, situazioni che non sapevi. Situazioni che non sapevi si sbloccano, situazioni che erano oscure si sbloccano. Qua diceva bugie, no? Qualcosa che era oscuro si sblocca, situazioni di cui non sapevi che erano oscure, la luna, si sbloccano comunicazioni riguardanti questo, si sbloccano comunicazioni e situazioni che erano oscure o ferme, in ambito lavorativo o in ambito economico anche. Io vedo che qua tu la saprai fare con la giusta intuizione la cosa, eh? Vediamo un po' che cosa ti dicono i Sefirion. Prenditi cura di te, inizia a volerti bene. Questa è la carta che mi sta dicendo che finalmente tu hai iniziato a volerti bene. In questa settimana ti prenderai cura ancora di più di te stessa o di te stesso. È come se le comunicazioni anche che ti arrivano ti fanno capire che la strada che hai preso per te stessa, l'approccio che hai alle cose è giusto. Ok. Cos'altro? Una nuova vita, certo che sì, si sblocca tutto e questo ti permetterà ancora di volerti ancora più bene, questo mi stanno dicendo, va bene? Ok ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo a mente sempre questa carta, che è la carta in linea generale, andiamo a vedere l'amore, cosa accade in questa settimana, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Facciamo una stesa diversa dalla precedente, da quella che ho fatto nella prima variante. Allora, energia attuale dell'amore, cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi in amore in questa settimana? Vediamo. C'è 5 di spade, qua c'è tensione con qualcuno, un po' di rancore con una persona, infatti c'è la carta bugie, no? Oppure semplicemente una carta di tensione rispetto all'amore o mancanza di comunicazione con qualcuno in questo momento, mancanza di comunicazione, tensione, un po' di rancore, o un po' tu che stai sulla difensiva rispetto a qualcuno, però qua arriva comunicazione. Asso di spade mi parlano di comunicazioni che tranciano ogni dubbio, dire la verità. Se non c'è nessuno, io qua vedo che stai un po' sulla difensiva rispetto all'amore, però qua arriva un inizio. Asso di spade, vedi qua c'è la regina di spade, come se facessi un po' lo scanner a qualcuno, fossi un po' sulla difensiva. Arriva qualcuno che ti parla per chiarire qualcosa, oppure un nuovo inizio con una persona, eh? Vediamo un po'. Allora, vediamo cosa succede nell'amore. Cosa succede in amore? Settimana dal 3 al 9 giugno. Settimana dal 3 al 9 giugno, amore. 9 di bastoni, l'eremita, qua io vedo silenzio con qualcuno, oppure vedo una situazione di precauzione rispetto a qualcuno, un po' stare sulla difensiva rispetto all'amore o rispetto a qualcuno, e vedo silenzio con qualcuno, oppure rispetto proprio all'amore, un po' sulla difensiva. Forse il segno della Vergine, vediamo. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'eremita, la ruota, paggio di bastoni, 4 di bastoni, 6 di coppe. Qua mi dicono che c'è un'energia preziosa con qualcuno nel passato, che però tutto ad un tratto si è fatto silenzio. Sì, oppure qua io ti vedo un po', ti vedo cauta, andarci cauta nell'apertura verso l'altro. Vediamo un po'. Energia attuale in amore? 9 di spade. Cosa ti preoccupa qua, ragazze? Ragazzi, c'è qualcosa che vi preoccupa, energia del presente? O state pensando oltremodo? State pensando oltremodo, è un po' la mente no? La mente razionale. C'è qualcosa che vi preoccupa. Vediamo il positivo. Il giudizio. Arriva una chiamata all'improvviso che tu non ti aspetti. Il giudizio mi parla di una carta all'improvviso che non ti aspetti.
una chiamata all'improvviso, la rinascita di qualcosa, la nascita di un'opportunità. Vediamo il blocco, la giustizia. Per alcuni di voi non sapete che scelta fare con questa chiamata che arriva, oppure non siete state trattate o trattati bene in una situazione, non vi hanno dato ciò che meritavate e vi vedo un po', c'è una situazione che vi preoccupa perché non vi hanno dato ciò che meritate. Però qua arriva un giudizio, una chiamata. Vediamo il passato, qua c'è un amore, 2 di coppe, 10 di coppe. Io qua vedo che c'è un amore fortissimo con qualcuno qua nel recente passato. 10 di coppe, 2 di coppe, un amore fortissimo con qualcuno che però adesso vi preoccupa qualcosa. Vediamo che succede qua, prossimi 5-7 giorni. 7 di spade, 7 di coppe, asso di denari. Guarda, qua è come se stesse pensando che qualcuno non si comporta bene con voi, però c'è l'asso di denari. Allora vi dico questo, io vi vedo preoccupate perché qualcuno pensate vi stia nascondendo qualcosa, non si sta comportando bene con voi, pensate che magari qualcuno abbia qualcun altro per alcuni di voi, oppure pensate che una persona non vi sta rispondendo, non vi sta scrivendo, non vi sta parlando perché è molto distratta. Questa distrazione può essere dovuta a altre persone o a distrazioni relative ad altro, però qua vedo l'asso di denario. Cioè, come se avete un po' di mancanza di fiducia nell'amore, però qua c'è, io lo vedo. Asso di denari mi parla di un'opportunità che arriva alla fine di questi 5-7 giorni. Vi vedo preoccupate perché qualcuno non risponde al telefono, non vi chiama o non vi... Questa persona qui con cui c'è questo grande amore che vedo qua nel recente passato. Però poi c'è l'asso di denari, questa persona vi chiama all'improvviso facendovi eludere ogni dubbio. Ricordiamo, bugie è la cosa della tua mente razionale che pensa, no? Quindi per chi è una persona di interesse io vedo questa situazione di mancanza di fiducia dove voi pensate che non vi sta dando quello che meritate, però vedo che qua c'è la chiamata a questi 5-7 giorni, ok? Per chi ha già una persona di interesse. Se invece qua non c'è nessuno, è come se per alcuni di voi potete avere opzioni, però vi vedo un po' sulla difensiva rispetto a queste opzioni perché è come se non sapete che scelta fare, perché è come se molti di voi hanno avuto una relazione importante nel passato e non sapete se fidarvi o meno di questa persona. Mi spiego che voglio dire. Che c'è dopo l'asso di denari? Il diavolo. Qua c'è una persona che vuole ottenere a tutti i costi un'opportunità con te, che vuol dire usciamo, che facciamo, vediamoci, va bene, vi vedo un po' in dubbio se siete single, che scelta faccio, mi darà ciò che merito questa persona? Però per molti di voi è una persona con la quale c'è stata già una cosa grande qua e adesso c'è qualcosa che vi preoccupa, che ha a che fare con una mancanza di fiducia vostra nei confronti dell'altro. E qua questa persona vedo che si risolve la cosa, vedo una grande opportunità, forte passione. Quindi qua la carta che ci dicevano bugie, verrà svelato l'arcano, diciamo, te lo svelo io qua con le carte. Quella persona vuole ottenere assolutamente qualcosa con te. Quindi se non c'è comunicazione o c'è tensione con qualcuno, viene elusa questa cosa, d'accordo? Ok. Vediamo un po'. Qua abbiamo i segni della bilancia, dell'acquario e del capricorno marcati, ma al di là del segno è questa l'energia, che può essere ascendente, luna o venere. Vediamo il 9 di spade, energia attuale, 9 di spade. 5 di coppe, vedi, vedo un abbassamento d'animo, preoccupazioni perché magari qualcuno non risponde, qualcuno non vi sta chiamando o vi state sentendo un po' preoccupate, state un po' preoccupati di qualcosa, preoccupati. Vediamo il giudizio e il positivo. 4 di bastoni, guarda, vi chiama questa persona qui per un incontro, vedo un incontro qua in questa settimana, vi chiama all'improvviso, quindi ti toglie da una situazione un po' angosciante, diciamo. Vediamo la giustizia al blocco. Asso di denari. Non sapete se dare o meno, non sapete se prendere la decisione di dare o meno l'opportunità a questa persona, se la conoscete già, perché vi vedo un po' sfiduciate o sfiduciati. Se invece è una persona nuova è come se non sapete, magari avete più opzioni, non sapete a chi dare questa opportunità.
però qua vedo che poi vi convince una di queste opzioni. Vediamo il 10 di coppe e il 2 di coppe, 8 di coppe. Qua c'è qualcuno che se n'è andato, allontanamento emotivo, se n'è andato qualcuno e voi siete preoccupate, però qua c'è un amore condiviso. Perché il 10 di coppe e il 2 di coppe? La ruota della fortuna. All'improvviso se n'è andata questa persona o avete percepito un allontanamento. Vediamo questo 7 di spade, la temperanza. C'è qualcuno che vuole parlarvi per sistemare le cose di questo comportamento evasivo che c'è stato. Il 7 di coppe, 6 denari, rimettere equilibrio con te, intendersi, venirsi incontro, assolutamente lo vedo, Quindi se c'erano contact con qualcuno ti chiama, se c'era una questione di allontanamento emozionale, tu non sapevi perché, ti chiama, vuole mettere equilibrio, 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 intendersi, fare dei piani insieme, avere questa opportunità. Che ne dici se ci vediamo in questo posto? Che ne dici se facciamo quest'altra cosa? Vediamo l'asso dei denari. Sì, il matto. Allora, qua c'è un reset, c'è una persona, se già la conosci, che è questa qui, che vuole fare un reset, punto e a capo con te. Comportarsi bene, fare le cose fatte bene, punto e a capo. Se è una persona nuova, ragazze mie e ragazzi, qua io vedo che da un po' di dubbi tuoi, tu poi ti lasci andare a questa opportunità. All'inizio non sai cosa fare, però poi ti lasci andare. Vediamo il diavolo. 9 di denari, perché probabilmente qua questa persona si è dimostrata un po' egoista. Si è dimostrata un po' egoista questa persona, oppure l'hai percepita così. Che viene dopo il diavolo? La temperanza, vedi? Però qua le cose si sistemano. Se è una persona nuova, ti chiama all'improvviso questa persona, io vedo che tu puoi essere in dubbio su che decisione prendere, io vedo che puoi avere anche più opzioni, alla fine qua te la prendi con calma se hai più opzioni. La vedo che all'inizio non ci fa tanto caso a questa persona che vuole ottenere tutto, però alla fine con la temperanza si attiva una ottima comunicazione che ti permette di fluire. Se è una persona che già conosci, qua vedo che vuole sistemare le cose per essere stata una persona più egoista, per non averti dato ciò che meriti, magari per essersene andato all'improvviso, ok? E vedo che si sistema. La temperanza, 2 di spade. Questa persona ti vuole parlare e sistemare le cose a tutti i costi. Ti vedo un po' in dubbio. Che faccio? Che non faccio? Un'altra sulla temperanza. 3 di bastoni. Può esserci una distanza che ti crea un po' di preoccupazioni tra te e questa persona. Una distanza geografica. Però vedi qua c'è il cavaliere di coppe. Sì, vedo che piano piano perché mi è uscita la temperanza, no? Che è una carta di grande equilibrio. Quando le carte si ripetono vuol dire che alla fine quello è il messaggio. Ehm, Ottima comunicazione, questa persona spingerà ad avere un'ottima comunicazione e intendimento, anche se ti vedo un po' con dei dubbi, però vedo che piano piano ti lascia andare. Ecco perché c'era l'eremita qua che ci vai cauta o cauto, mi spiego? Ok, vediamo l'ultima carta. Assolutamente, ragazzi miei, c'è 2 di coppe, ritorna questo amore qua, qua c'è l'amore che trionfa, bugie vengono a galla, si risolvono delle cose, l'amore che trionfa, sia che sia una persona nuova, sia che c'era una conta con qualcuno che ti crea preoccupazioni, non ti preoccupare, va bene? Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Anzi, prima di tutto voglio vedere cosa ti dice gli oracoli miei, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui, lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona che tanto ti vuole convincere? Vediamo un po'. Ti prego, fallo ancora. C'è qualcosa che tu fai, non so, per ognuna di voi è diversa, tu sai cos'è, che a questa persona col punto esclamativo la fa proprio impazzire, c'è il diavolo. Credo che abbia a che fare con un atteggiamento tuo seducente o qualcosa di questa natura qui, perché c'è il diavolo. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. C'è una richiesta di scuse. Va bene? C'è una richiesta di scuse palese su questa stesa. Un'altra. Ti sto aspettando. Vedi come ti ho detto col 9 di denari. Per alcuni di voi se la prendono con calma, la prudenza del matto.
scusami, la prudenza dell'eremita, e questa persona aspetta la tua decisione, però vedo che qua col 2 di coppe va a finire bene, ok? Vediamo cos'altro. Una nuova vita, l'isola del tesoro. Guarda un po' come ti vedo, felice felice, ci sarà una nuova vita, una nuova emozione che ti scalfisce il cuore in questi giorni. L'isola del tesoro e la tartarughina che va piano e va lontano, credo che sia da parte tua, e poi ti vedo proprio felice in questi giorni. Mettiamo un'altra carta di queste che abbiamo utilizzato all'inizio, le carte dell'amore. Guarda un po', felicità, guarda, reset, come diceva il matto, punto a capo, felicità, felice, felice, ti vedo veramente felice in questa settimana. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro. Ah, abbiamo solo il segno del Sagittario in più che si è messo qui, ok, e anche della Vergine, abbiamo detto, ok. Detto questo vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di oracoli dello sciamano. Andiamo a vedere quali sono le linee guida in questa settimana, ok? Prima la parte generale e poi andiamo ad analizzare l'amore. Allora, mettiamo linee guida di questa settimana, come approcciare al meglio alla missione della nostra anima. Vediamo qual è l'approccio sciamanico in questa settimana, dal 3 al 9 giugno. Vediamo. L'albero della vita. Allora, questa carta mi dice che questa è la settimana in cui ti renderai conto di avere radici molto profonde. Tali radici profonde ti permetteranno di ergerti sempre più in alto. E quindi le radici profonde hanno a che fare con le tue emozioni profonde, con il regno di Ade, con i tuoi più grandi tesori nascosti dentro di te. E quindi ti esorta questa carta a stare in contatto con le tue emozioni, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, affinché voi possiate ergervi sempre più in alto, perché soltanto l'albero che ha radici profonde può ergersi sempre più in alto verso il cielo, cioè verso l'ascesa verticale, no? Che è proprio l'ascesa dell'essere umano e toccare il cielo, che sarebbe l'unione con il sé divino. Quindi questa è la settimana in cui avrai coscienza di tutto questo, ti sentirai molto più radicata e radicato in te stesso e ti invitano anche a continuare a praticare l'arte del vivere che ha a che fare con il contatto con le tue emozioni, con gli dei che ti attraversano. Ok, vediamo un po' qual è il messaggio dei Sefirion rispetto a questo. La via, il focus, centrati, volontà, sì, mi dice di essere determinata e determinato nel radicamento in te stessa. Cos'è il radicamento in te stessa? Studiate il video Magia Pratica, contatto con le proprie emozioni. Tale contatto con le proprie emozioni ti permette di avere la creazione consapevole della tua realtà. La volontà, come vi dicevo anche negli altri video, la magia è un atto di volontà coscientemente indirizzato nella realizzazione di uno o più obiettivi specifici che poi hanno a che fare con la missione della tua anima. Questa è la settimana in cui devi essere centrata, focus, le stelle sono a favore affinché tu manifesti qualcosa che ha a che fare con la tua volontà divina, sia fatta la tua volontà, che è la volontà divina, la volontà delle emozioni, la volontà del Dio che ti attraversa, ok? Che ha a che fare con la volontà del tuo sé superiore. Ok, vediamo cos'altro ci dicono con queste in linea generale. Cosa accade in questa settimana affinché compiamo tutto questo? Cosa accade in questa settimana? 7 di coppe, 9 di coppe, 9 di bastoni. Guarda, in questa settimana io vedo che hai la mente occupata da più cose, no?
come faccio questo, come posso portare a termine quest'altro, per il mio benessere. Ti vedo bene questa settimana, molto bene. Il 9 di coppe mi parla di un'energia compiuta, di di desideri che si compiono, di energia di soddisfazione personale. Il 9 di bastoni mi parla di un po' di stanchezza perché ti vedo fare tante cose in questa settimana, ecco perché mi mettono la carta centrati, volontà, cioè rilassati, riposati, non ti preoccupare, le cose si svolgono come devono essere svolte. Tu fissa l'immaginazione in me mago Agere su quello che vuoi realizzare, lascia che le cose si compiono, metti lo sforzo necessario, però non troppo, mi stanno dicendo col 9 di bastoni, perché ti posso vedere un po' stanca o stanco per tante cose che devi fare in questa settimana che comunque porti il risultato a casa. Vediamo due altre, il carro e la ruota della fortuna, assolutamente porti il risultato a casa. Qua avviene uno sblocco. Allora, io qua ti vedo pensare a più cose contemporaneamente. Questo può generarti un po' di confusione, come faccio a fare questa cosa, come faccio a fare quest'altra, un po' la mente, no? Ti vedo immaginare tante cose in questa settimana affinché tu possa portare il beneficio a più cose contemporaneamente. Vedo che le situazioni avanzano, cioè c'è un avanzamento di più situazioni nella tua vita in questa settimana che ti portano molto giovamento. La fortuna è dalla tua parte, dicono queste carte qui. Tant'è che ti vedo un po' stanca o stanco, dicono riposati, non ti preoccupare, dai più credo all'immaginazione piuttosto che al fare più di tanto, cioè fai ma col giusto equilibrio, ok? Vediamo un po' energia positiva per te. Il diavolo, sì, energia di determinazione. Il diavolo al positivo mi parla di una carta di ambizione. Consegui quello a cui stai ambendo, che sono più cose, vedo qui, che ti danno soddisfazione personale. Consegui il successo in più ambiti, mi stanno dicendo. Sarai anche un po' più egoista nel senso bello del termine, ok? Amor proprio, ma consegui ciò a cui stai chiedendo. Vediamo carta negativa. Il Papa. Forse ci sono tante cose sulle tue spalle a livello di responsabilità. Questo ti può stancare un po', però ti dico non ti preoccupare, riposati perché il destino è dalla tua parte. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Mettiamo uno di questi. Dragones, mátalos a todos. Sì, uccidi i, i pensieri autosabotanti, va bene? Quindi non ti preoccupare, tu immagina e vedi che le cose si predispongono a tuo favore perché puoi avere dei pensieri che tanti pensieri su come affrontare più cose, cariche di responsabilità, non ti preoccupare, rilassati, vedi che le cose si fanno da sole perché il destino è dalla tua parte. Mettiamone un'altra di queste. Ripulire. Sì, io qua vedo che si fa pulizia di molte cose, soprattutto per quanto riguarda l'affollamento della tua mente. Cosa avviene dopo ripulire? Rigenerazione. Sì, rigenerazione ti dicono riposati. Io ti vedo ripulire più cose, nel senso ti vedo mettere energia, sforzo e impegno in più cose. Ottieni quello che vuoi. Riposati un po' perché è come se ti vedessi avere un carico di responsabilità oltremodo, ecco, centrati, il focus, rigenerazione, riposati perché tutto si predispone a tuo favore, va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po', mettiamo la tua energia qui, l'energia della persona che ti interessa o della persona che può arrivare, e poi vediamo cosa succede alla fine. Allora, cosa succede nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi? Amore, come va a stare la tua energia in amore? La tua energia. 2 di bastoni, asso di bastoni, la stella. La la! Qua c'è un'opportunità d'amore che ti farà molto felice, che stavi aspettando. Ti vedo attendere, arriva un'opportunità che ti vede molto felice, la stella. Realizzazione di desideri, desideri che si compiono. Nella stessa precedente abbiamo visto che c'era il diavolo come energia positiva per te, quindi le tue ambizioni si conseguono anche nell'aspetto amoroso e sentimentale.
Se sei singolo, io qua vedo che stai aspettando un'opportunità e arriva questa opportunità. Se c'è una persona a distanza, c'è un'opportunità con questa persona che ti rende felice. Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse. 3 di spade, 2 di denari, l'eremita. Io qua vedo una persona che non se l'è passata bene, o c'è stato un blocco, una chiusura tra tutti e due. Vedo una persona che può avere dei dubbi o può essere in bilico, ci va cauta, una persona che ci va cauta nei tuoi confronti, che guarda magari come sistemare delle cose che sono accadute tra te e questa persona. Sì, vedo una persona che ci va cauta, che guarda come mettere in equilibrio le cose tra te e questa persona. Vedo una persona cauta qui. Se è una persona nuova, io vedo una persona che va cauta in amore perché non se l'è passata bene. C'è stata una rottura di recente, ho avuto una chiusura in amore e va molto cauto nei confronti dell'altra persona. Ok, vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. 4 di coppe, 9 di coppe, di nuovo lo avevamo anche dall'altra parte, 7 di bastoni. Alcuni di voi conoscono una persona nuova perché la persona con la quale c'è stata una chiusura, una rottura, siete insoddisfatti di questa persona, mettete dei limiti a un'altra persona, perché qua c'è una persona nuova. Sì. Vediamo perché il 7 di bastoni, 4 di denari, sì. Per molti di voi che state pensando a una persona con la quale si è chiusa una situazione, vi ha reso insoddisfatto, una persona magari che era a distanza, qua arriva una nuova iniziativa per voi, qualcosa che vi riaccende un po' la passione, E vedo che qua siete molto felici di questa cosa nuova. È una persona nuova con la quale ci andate caute, però al tempo stesso vi fa felici questa cosa, se è il caso vostro che state pensando a un'altra persona con la quale siete insoddisfatte. Mm? Invece qua io vedo che ci possono essere, per alcuni di voi, io vedo che c'è un nuovo inizio con la stessa persona, questa qui. Vi vedo molto felici di questo. Questa è una persona che ci va cauta però, perché ci possono essere delle questioni riguardanti delle responsabilità da parte di questa persona. Vediamo un po' chi viene dopo il 7 di bastoni. 3 di bastoni, vedo un'attesa prima di incontrarvi, però vi vedo contente, felici. Ci possono essere degli ostacoli riguardanti un essere cauto da parte di questa persona e vedo un'apertura di cammino poco dopo. A te ti vedo contenta o contento, va bene? Rispetto a questa persona che ci va un po' cauta o per motivi di distanza o per motivi di, non so, può essere successo qualcosa tra di voi che pone un po' di limiti, io a te ti vedo contenta. Vedo questa persona che ci va cauta, però ti vedo attendere tranquillamente, mi spiego? Vediamo energia positiva per te in amore. Cavaliere di denari, vedi che ti ho detto, il cavaliere di denari è quello che va piano, va sano e va lontano. Vedo una certa un andarci piano però in concreto. Io credo che sia per motivi di lavoro da parte di questa persona o comunque c'è una distanza. A te ti vedo contenta o contento. Il cavaliere di denari al positivo è un'offerta che è concreta rispetto agli altri cavalieri, un po' più veloci, un po' più imminenti. Ed è per questo che è giusto che sta al positivo, mi dicono. Mettiamone un'altra energia positiva per te in amore. 6 di coppe, vedi? L'amore torna a fluire per te, o comunque sia, vedo l'amore che fluisce per te, ti vedo contenta, contento, lo ribadisco. Sì, vediamo la carta negativa, il 5 di spade, ci può essere un po' di tensione relativa al fatto che c'è una distanza tra di voi. Cavaliere di spade, magari un po' di tensione comunicativa, vediamo un po' di mancanza di intendimento comunicativo, vediamo perché il 5 di spade al blocco. 7 di coppe, ci può essere una tensione comunicativa che genera un po' di confusione. Però io vedo che
qua c'è un'apertura di cammino, passati questi 5-7 giorni c'è un'apertura di cammino. Vediamo cosa porta, che energia porta la stella per te. La forza, io ti vedo voler lottare, recuperare, ti vedo molto serena a te, anche comprendendo l'altra persona, questo mi stanno dicendo. Per alcuni di voi può risuonare anche energia specchio, io dico che questa persona sei tu e invece è l'altra persona, mi spiego? E quindi sei tu che ci vai cauta o cauto e questa persona vuole mettere sforzo, impegno, recuperare la connessione, magari sei tu che metti un po' di limiti, però questa persona si confà a te, cioè nel senso cerca di andare incontro alle tue esigenze, alle tue cose, sì, nonostante tu ci possa andare cauta o cauto. Vediamo un po' cosa c'è dopo il 3 di bastoni. Il re di coppe, qua c'è una persona di spessore che ne vale la pena e si aprirà emozionalmente a te. Si aprirà emozionalmente a te. Da che può essere una persona un po' più cauta è una persona che si aprirà emozionalmente a te, passati questi giorni, Magari una persona che ci va un po' più lenta perché non se l'è passata bene in amore. Questa puoi essere anche tu, ripeto, vedi dove ti risuona come energia a specchio, Però assolutamente io qua vedo poi un'apertura emozionale. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo, anzi prima di tutto cosa ti dirà questa persona, questo re di coppe, con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Mi dice che la situazione può andare un po' più lenta, però è di spessore. Ok, cos'altro? Sei la mia primavera, questa persona vuole un inizio con te, vuole vedere i fiori sbocciare dell'amore. E la primavera è ciò che ha a che fare proprio con gli inizi, no? Vediamo ancora. Ragazzi mia, vuoi sposarmi? T'ho detto chi va piano va sano e va lontano. Qua c'è una possibilità di concretezza, di concretezza. E questa carta è anche la carta della persona che ti corrisponde, no? Qua questo re di coppe che è una persona che si renderà conto nei giorni di un'unione più importante. Assolutamente sì. Bellissimo, ok. Vediamo un po' cosa ti dice l'altro oracolo. Latte e miele, essere imparziali, là, Young, ti vedo felicissima o felicissimo. Io qua vedo una persona che nonostante ci possano essere dei limiti o per la distanza o per lavoro, non lo so, e queste sono carte stupende, mi parla di energia di pieno godimento, essere imparziale, una persona giusta, una persona che farà le scelte giuste nei tuoi confronti, e Young, la piena manifestazione di queste promesse, va bene? Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!